Ragazzi, volete sapere quanto ci ho messo a creare un riverbero caldo e avvolgente perfetto per la mia chitarra? Secondi. Questo perché a differenza di altri effetti che sono pieni di menu o di parametri complicati, il pedale che ti sto per presentare è incredibilmente intuitivo. E oggi ti mostrerò come l'Headroom Mini, con pochi controlli facili da gestire, può darti più soddisfazione di numerosi algoritmi digitali. Per cui se anche tu sei stanco di effetti che sembrano dei computer e vuoi semplicemente suonare e divertirti, ti farò vedere come rivoluzionare il tuo suono. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e la domanda che ti faccio è: quanto tempo hai passato a programmare un effetto digitale per ottenere alla fine un suono mediocre? Ti capisco, fratello. Molti dei miei allievi mi raccontano la frustrazione che provano quando non raggiungono il risultato sperato. Questo perché molti effetti sono diventati così complicati che spesso ci ritroviamo a passare più tempo a leggere il manuale o a cercare funzioni nascoste in qualche sottomenu. E aggiungo che molti produttori sembrano fare a gara per dare nuove funzioni, nuovi algoritmi o delle simulazioni di ambienti, diciamo, alquanto improbabili. E secondo me più opzioni a volte significa solo più confusione. Ma ascoltate, ma voi lo preferite corto o lungo? Ma che avete capito? Non è quello che state pensando, non è il caffè, il riverbero ovviamente. Fatemelo sapere con un commento scrivendo qui sotto: mi piace corto o lungo? Tanto non lo leggerò. L'Headroom Mini invece incarna una filosofia completamente diversa. Nessun menu da esplorare, nessun aggiornamento firmware che dovete scaricare, nessun manuale di 100 pagine. Ragazzi, ci sono soltanto controlli essenziali che potete vedere e toccare immediatamente. È un ritorno all'essenziale e a ciò che conta davvero: il suono. Vi lascio il link in descrizione, ma vediamolo insieme. Quando apri la confezione tra le mani hai un pedale molto robusto e ben costruito, con una disposizione dei controlli che è chiara anche per chi è a digiuno degli effetti. Ci sono due canali indipendenti, A e B, e ciascuno ha i propri controlli di reverb, tono e decay. Nulla di più, nulla di meno, e gli ingressi e le uscite sulla parte superiore offrono opzioni mono e stereo, tutto questo grazie ai jack TRS, quindi permettendoci di integrare il pedale in qualsiasi configurazione. A differenza poi di tanti pedali che tentano di simulare ogni tipo di riverbero esistente, l'Headroom Mini si concentra su una cosa e la fa bene. Emula con estrema fedeltà il classico spring reverb, il riverbero a molla tipico degli amplificatori valvolari dal suono ricco e caldo, ma in un formato compatto. Come vedete, lo chassis è interamente in metallo e progettato per resistere agli usi e agli abusi inevitabili nelle esibizioni dal vivo. Molto comodo anche il jack sul retro che permette di controllarlo a distanza, e questo è perfetto per chi usa ad esempio un foot switch esterno e vuole attivare l'effetto o cambiare canale. Ma vediamo come questi due semplici canali possano trasformare completamente il tuo suono. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un riverbero a molla e suonatelo sul pulsante mi piace e il doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale mai! La caratteristica principale del Headroom Mini è i due canali indipendenti, e la prima cosa che salta all'occhio sono i due switch alla base. Questa configurazione potrebbe, diciamo, sembrare limitata, no? Rispetto ad altri pedali con decine di preset, ma è proprio qui che si nasconde la sua genialità. Il primo serve per attivare o disattivare l'effetto, il secondo per il cambio canale. Ciò che rende speciale poi questi due canali è la loro completa indipendenza, permettendoti quindi di creare due ambienti sonori completamente distinti. Puoi
configurare ad esempio il canale A per un riverbero leggero e brillante, quindi perfetto ad esempio per delle parti ritmiche, dove questo tipo di riverbero mantiene la definizione delle note e non copre gli altri strumenti. Mentre il canale B possiamo impostarlo per un riverbero profondo e avvolgente. In un contesto live dove due riverberi per la maggior parte di noi sono più che sufficienti, puoi passare da uno all'altro premendo semplicemente lo switch. Ma vediamo come configurare rapidamente questo pedale per ottenere in pochi secondi dei suoni professionali, anche perché la vera bellezza del Headroom Mini sta proprio nella rapidità con cui puoi raggiungere il suono che hai in mente. Se osservi la pedaliera di molti professionisti noterai una cosa: spesso ci sono degli effetti con pochi controlli ma ben progettati, ideali ad esempio per non distrarsi durante le performance, e non è un caso che anche con l'Headroom Mini giri qualche manopola e sei subito pronto. Il controllo reverb determina quanto effetto viene aggiunto al suono clean, il suono asciutto della chitarra. Utilizzando dei valori ad esempio tra il 30 e il 50% otteniamo un ambiente che aggiunge spazialità al suono senza però dominarlo. Questa impostazione è perfetta ad esempio per il jazz o per quelle parti ritmiche dove hai bisogno di definizione. Oltre invece il 50% l'effetto diventa molto più presente ed è ideale per degli assoli più espressivi. Ragazzi, se poi non sapete come usare un riverbero, allora fate un investimento su voi stessi e andate a studiare il mio corso Suoni Effetti, dove imparerete a gestire i 17 effetti più utilizzati dai chitarristi e a creare 29 catene adatte a qualsiasi genere. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Poi abbiamo il controllo di tono, che è fondamentale per adattare il riverbero al tuo strumento. Con dei pick-up single coil brillanti, ad esempio, un'impostazione con più basse frequenze offre un suono caldo e vintage. Con un humbucker invece basta alzare il tono per darti quella brillantezza extra che va a bilanciare la loro maggiore presenza. Se avete due chitarre diverse, ad esempio una Stratocaster e una Les Paul, potete ad esempio impostare i due riverberi con un valore simile ma cambiando il tono in base alla chitarra scelta. Questo controllo piccolo è il decay, che controlla la lunghezza della coda del riverbero. Con un decay breve simuliamo l'acustica di una stanza piccola, quindi è perfetto ad esempio per generi come il blues, come il funk, dove serve una grande precisione ritmica. Aumentando invece il decay, il suono si espande in ambienti più ampi, ideale per dei suoni di atmosfera. Vi faccio notare che questo controllo è impossibile da realizzare con un classico riverbero a molla, perché è un parametro vincolato dalle caratteristiche fisiche delle molle stesse. Questi tre parametri coprono tutto
tutto lo spettro sonoro necessario per la maggior parte delle situazioni musicali. E i controlli sono molto intuitivi perché corrispondono direttamente a come percepiamo il suono, eliminando quindi qualsiasi distrazione. Ma veniamo alla fatidica domanda: vale la pena acquistare l'Headroom Mini della Carl Martin? Le caratteristiche principali di questo pedale sono 3: la qualità del suono, i 2 canali indipendenti e l'esperienza d'uso immediata e gratificante. Tutto questo ad un costo di 279 euro, un rapporto qualità-prezzo tra i migliori nella sua categoria. Trovate il link in descrizione. Ma ragazzi, in un mondo in cui la tecnologia diventa sempre più complessa, secondo me l'Headroom Mini ci ricorda una verità fondamentale. Come dicono gli americani, a volte less is more, ossia meno a volte è di più. Non servono decine di algoritmi o menu complicati per ottenere un buon suono. L'importante è che ci siano quei controlli essenziali ed efficaci. Quando ad esempio accendo il mio Fender Twin mi basta alzare il controllo reverb per avere subito il suono che ho in mente, e stessa esperienza l'ottengo con l'Headroom Mini. Per cui se siete stanchi di perdervi tra menu e aggiornamenti firmware, questo pedale potrebbe cambiare il vostro approccio agli effetti. 2 canali indipendenti, 3 controlli di reverb, tone e decay, il buffer bypass e una costruzione interamente a prova di bomba. Per me questo è il minimalismo che funziona, come questa pedaliera che vedete qui sopra, che racchiude la stessa filosofia. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!